Questa è la prima station wagon elettrica, la produce MG, è la MG5, adesso la scopriamo insieme su Terzo Garage. Il frontale è molto pulito, due nervature a dare un po' di sportività al cofano, fari full LED molto rastremati, queste finte prese d'aria che comunque rendono dinamico il muso, cerchi da 17 pollici. Grazie alla concessionaria Auto Mattiauda di Cuneo per aver prestato questa MG5 a Terzo Garage. Due rilievi orizzontali corrono paralleli lungo le fiancate, rendendole equilibrate ma comunque dinamiche. La linea superiore raccorda i gruppi ottici anteriori e posteriori. Il bagagliaio offre una capacità di 479 litri, spostiamo la cappelliera un attimo, abbiamo uno spazio molto regolare, molto squadrato, sedili posteriori reclinabili 60-40 che in quel caso offrono fino a 1367 litri di capacità. Rettine portaoggetti qui sotto abbiamo il doppio fondo dove organizzare tutto ciò che ci serve per l'auto elettrica. Questa MG5, a mio parere, è da una parte una scommessa, dall'altra una conferma. Una scommessa perché sul fronte elettrico offrire una station wagon può essere un po' un azzardo, dall'altra però conferma quanto MG in effetti punti proprio sulla mobilità elettrica, tanto da offrire un'ampia gamma di modelli, tra cui anche appunto una station wagon. Come si può notare anche dal configuratore, è particolare la definizione delle motorizzazioni. Sia la Comfort sia la Luxury possono avere motori diversi, di potenza diversa in base alla batteria. Con la batteria più piccola, 50,3 kWh, abbiamo il propulsore più potente da 177 cavalli. Viceversa, con la batteria da 61,1 kWh abbiamo quello da 156 cavalli. In entrambi i casi 280 Nm di coppia, in modo da poter spingere questa MG5 da 0 a 100 all'ora in 7,7 secondi. Il posto guida è molto comodo, io mi devo solo regolare lo specchietto, buona anche la visibilità, il volante si può regolare in altezza e in profondità in modo da trovare facilmente la propria posizione. Devo dire che i sedili sono molto comodi e anche eleganti su questa versione, questo allestimento che è il Luxury, il top di gamma. Su questo allestimento abbiamo le regolazioni elettriche del sedile del passeggero. Si può scegliere il taglio della batteria da 50 kW o da 61 kW. Nel primo caso abbiamo un'autonomia dichiarata di 320 km, nel secondo arriviamo ai 400. La presa per la ricarica è sul frontale, dietro questo sportellino proprio al centro. Abbiamo la possibilità di ricaricare fino a 11 kW in corrente alternata e 87 alle fast. Per chi voglia comprare o vendere un'auto nuova o usata che sia, c'è il sito autoit.it che ha anche l'app, provatela! La plancia è lineare,
L'infotainment da 10 pollici a sbalzo ma non troppo alto, in modo da lasciare molto libera la visuale ed essere comunque ancora facilmente raggiungibile con le mani. Il cruscotto digitale è un 7 pollici. Il volante ci offre il controllo della radio e del telefono sulla razza sinistra, i controlli dei menu che appaiono sul cruscotto digitale sulla destra più i comandi vocali, mentre il satellite del cruise control adattivo è qui dietro e io posso azionarlo qui con il sistema di centraggio di corsia, cioè il sistema MG Pilot, che è presente di serie sia sulla versione Comfort sia sulla versione Luxury. L'erogazione di questo motore elettrico è molto dolce se si dosa l'acceleratore con gradualità, ma quando poi si voglia spingere davvero veloce, l'auto addirittura sgomma, ha uno scatto veramente molto molto buono. Agendo su queste due leve io posso da una parte impostare le modalità di guida, che sono 3. Abbiamo l'Eco, il Comfort e lo Sport, ovviamente a livelli superiori di consumo. La Sport consuma di più, quindi riduce un po' l'autonomia. Con il pulsante, con la levetta KERS invece abbiamo 3 livelli di rigenerazione, in modo da poter settare quale sia per le nostre esigenze la miglior frenata rigenerativa, e anche il fatto che quando io rilasci il pedale dell'acceleratore l'auto in automatico freni. L'infotainment è diviso in sezioni nella home page, vedete abbiamo quella dalla quale si può richiamare il navigatore, la radio, l'energia e Apple CarPlay e Android Auto. Vediamo il navigatore ad esempio, fluido, davvero anche veloce e reattivo nello spostamento dello zoom. Torniamo alla home, che possiamo richiamare anche da questo tasto fisico. Le radio, io adesso ho il volume basso, quindi non vado a modificarlo per non avere problemi. Ancora qui tutte le informazioni sull'energia che la macchina ricava ovviamente dalla batteria, e qui abbiamo le applicazioni che noi possiamo attivare con il cellulare per replicare il cellulare sul display. E ancora il telefono con una grafica molto pulita, essenziale, che a me piace perché senza fronzoli, contatti, cronologia, possiamo andare a collegare ovviamente un telefono. Qui di nuovo la telecamera 360, noi possiamo attivare la modalità 3D in modo da andare a scegliere quale telecamera utilizzare per vedere intorno che cosa ci sia, che cosa la macchina abbia, per individuare eventuali ostacoli prima di partire. Dietro, posto per le ginocchia c'è, leggermente mi dà l'impressione di essere un po' più rialzato il divanetto posteriore, probabilmente per la presenza della batteria, però devo dire che ho ancora 1 centimetro circa sopra e quindi io, che sono alto 1,90 m, viaggio comunque comodo. Tra le particolarità di questa MG5 c'è anche il V2L o Vehicle to Load, cioè l'auto può essere utilizzata come una grande power bank per ricaricare monopattini elettrici ad esempio, oppure bici elettriche. E con questa MG5 è tutto, spero il video vi sia piaciuto, è stato divertente e anche molto piacevole guidare quest'auto. Lasciate magari un like e iscrivetevi al canale. Buoni chilometri a tutti, ciao!